Buongiorno amor. Buongiorno Bettina, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un'altra bella giornata ci aspetta. Siamo sempre ad Ahui, siamo qui parcheggiate, anche perché abbiamo un po' di lavoro da fare, Abbiamo anche messo fuori i pannelli, sperando che questo sole un po' malaticcio ce li carichi. Però nel frattempo, mentre aspettiamo la nostra colla, facciamo 2 passi per il paese. Giornata grigia oggi in quel di Ahui. Partiti finalmente, sono solo le 2:30 del pomeriggio e noi ci muoviamo da qua, da Ahui, e attraversiamo l'isola perché vogliamo raggiungere la costa est. Ora siamo sulla costa ovest, con meno di 50 km e arriviamo di là, poi vi facciamo vedere dove. Pisca manita! La Betty si è messa a fare la cucina tradizionale de Fuerte. Eccola. Questa era la cucina tradizionale di questa casa costruita attorno al mulino, o meglio il mulino costruito attorno alla casa. Ecco qua, supponiamo di avere qui un animale, un cammello o un asino, ed ecco che veniva azionata la macina qua dietro che frantumava il prodotto, il cereale. Guardate che bello sto modellino. Questo è un mulino a vento, quindi basta mollare un paio di cime di queste e il mulino comincia e maciniamo il grano. Perché oggi c'è? Molto vento. Felice come un bambino. Torno bimbo. I casi sono 2: o torno bimbo o faccio il Don Chisciotte. No comment. Questo è il gofio tipico delle Canarie, che Sì, è un misto di grano e mais cotto, dopodiché c'è un po' di olio di oliva, un po' di acqua e qualche cucchiaio di zucchero e un po' di sale. Adesso lo assaggiamo. Ti gusta? Sembra quasi polenta. E in questa giornata uggiosa e pure freschina andiamo per musei e per visite di cittadini. Ora siamo, dopo il Molinos, al Museo del Sal e alle Saline. Ci sei, rompiballe? Allora, Dai. la Bettina è voluta passare da una strada che stavano asfaltando, quindi abbiamo avuto gli schizzi di catrame in tutto il camper, mezz'ora per toglierli. Adesso, Colpa mia come al solito. Quindi adesso che andiamo al Museo del Sale prima che chiuda. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your
dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Peccato per la giornata che è scura e nuvolosa, rarissimo qui a Fuerteventura. Comunque è molto interessante questo discorso della salina, perché il mare arriva e schizza il sale in delle vasche un po' naturali, un po' artificiali, che sono state costruite più in alto di quelle che sono le saline vere e proprie che sono laggiù, e quindi per gravità, per caduta, poco per volta l'acqua arriva nelle vasche dove evapora e rimane il sale. Il concetto è semplice, antico come l'uomo, e comunque è molto interessante come sistema perché non utilizza alcun mezzo meccanico. Perché qui non sono previsti canali di ingresso dell'acqua del mare, ma c'è quello che chiamano il saltadero. Questo è il saltadero, dove l'acqua del mare arriva spinta dal vento anche sotto forma di spuma, e nella spuma dell'acqua del mare c'è una maggiore concentrazione di sale. Quindi faccio bene, Piero Angeli? Come sei raggiante in questa bella giornata grigia! Restando qua nelle prossimità del saltadero ci arrivano anche gli schizzi addosso, e poi per caduta ci mettono anche noi nelle saline per toglierci il sale che ci abbiamo addosso. E quello lì di fianco è tutto il canale che porta l'acqua, tutte le altre vasche. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Teniamo presente anche delle cose importanti. Questo è oceano, quindi la salinità dell'oceano è decisamente più bassa. Abbiamo tantissime saline anche in Mediterraneo, famosissime le saline della Camargue in Francia, famosissime, e le abbiamo viste recentemente, anche le saline di Trapani, tra Trapani e Marsala. Anche quelle sono molto belle, molto estese, e soprattutto se ne recupera una quantità di sale superiore, perché il Mediterraneo è più ricco di sale. Le acque del Mediterraneo hanno un grado di saturazione quasi massimo di sale. Di queste saline è riconosciuta nel mondo la qualità del sale, che è molto leggero e ha un sapore estremamente delicato. Questa è la parte terminale della salina, dove l'evaporazione dell'acqua è totale e rimangono i cristalli ammucchiati. Poi successivamente i salineros giornalmente tirano via dalla parte superficiale della vasca la quantità di sale che ammucchiano di lato. Teniamo presente che nella storia dell'umanità il sale ha sempre avuto un'importanza fondamentale anche per la conservazione dei cibi, e da questo già nell'antichità è nata la parola salario, nel senso che molto spesso ai dipendenti, invece di dare del denaro, venivano dati dei sacchetti di sale che erano considerati di valore inestimabile, estremamente pregiato, e venivano spesso utilizzati anche come moneta di scambio. Qui abbiamo anche la ricostruzione, una bellissima ricostruzione di uno scheletro di una balena di 24 metri che è stata ritrovata in queste acque. È più lunga del Ronic, se la troviamo in mare mi spavento. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm never slipping. Peccato la giornata non sia eccezionale, perché col sole tutto avrebbe una colorazione molto più intensa. Qua che si vede bene la crosta di sale che viene asportata. Maybe I can turn it around. E anche Museo del Sale,
Fatto! Nonostante il tempo non proprio ideale, perché solitamente qui a Fuerteventura le temperature sono ben più calde di oggi, ma comunque siamo sempre sul mare. In nostro onore hanno appena acceso l'illuminazione delle barchette, la nostra Ronic è qui e siamo dove parcheggiati? Caleta de Fuste. Il camper è parcheggiato proprio qui, fronte mare, fronte spiaggia di Caleta de Fuste. Eccolo! Siamo tornati assieme ai nostri amici Alessio e Marilisa, ci siamo ritrovati anche stasera perché domani ci facciamo un pranzo insieme proprio qui. Il ristorante è qua di fronte, quindi non facciamo molta strada domani. Ora andiamo a fare 2 passi con loro per il paese. Buongiorno da Caleta de Fuste. Abbiamo dormito in riva al mare stanotte. Ieri ha fatto un po' freschino, sì, direi proprio di sì. Finalmente adesso le temperature sembra che un pochino si alzino. Oggi il cielo è completamente sgombro da nuvole, si sta bene, insomma, inizia a scaldarsi. E tra un po' mi tolgo la felpa. Siamo parcheggiati proprio qua dietro e stamattina ce la prendiamo un po' comoda, abbiamo un po' di cose da fare qui in paese, la Playa del Castillo. Ora vediamo se fare un bagnetto, vediamo come si mette la giornata oggi. Relax, cerchiamo di non correre troppo perché noi corriamo sempre, non sembra, ma non stiamo mai fermi più di 2-3 ore in un posto, quindi a volte è bello anche fermarsi, rilassarsi, prendersi il proprio tempo. Questa è Caleta de Fuste, un paese costruito interamente sul turismo, principalmente di inglesi, tanto che fino a alcuni anni fa quasi non esisteva. Giornata ancora grigia oggi, un po' grigia, un po' esce il sole, insomma è molto ventosa. Dobbiamo attendere ancora qualche giorno prima che il tempo si sistemi. E qui all'interno del piccolo porticciolo ci hanno fatto pure un piccolo acquario dove ci sono leoni marini, delfinetti, poverini, un po' rinchiusi, però insomma fanno le varie attrazioni permettendoti di buttarti in acqua con la muta e nuotare con loro. Oggi siamo a Caleta de Fuste, andiamo a pranzare fuori. Eccoci, siamo qui, guardate che posto delizioso sulla spiaggia. Ecco qua con i nostri amici Alessio e Marilisa. Ciao! Ciao! Sempre loro ci sono! Sempre loro, ormai Ogni 2-3 giorni ci troviamo! tra qualche giorno vedrete che ci saranno altri amici che andiamo ad incontrare. Buongiorno mondo, che bella giornata stamattina, sole bello caldo finalmente. Noi siamo sempre a Caleta de Fuste, parcheggiati qui in riva al mare, appena dietro la spiaggia. Ora ci sistemiamo e dopo 2 notti qui è il momento di muoversi. Quindi vado a buttare la spazzatura e poi si parte.
45 km da Caleta de Fuste e abbiamo tirato dritto a Costa Calma perché abbiamo degli amici da incontrare. Mauro è già in versione dancing oggi. Villaggio turistico, musica a palla. Non è il nostro tipo di vacanza, però un paio di giorni con gli amici ci possiamo stare, dai. Ora andiamo in spiaggia che ci hanno già preparato i lettini e ci si sdraia al sole. Carletto è qui, proprio pochi metri dalla spiaggia, e ora scendiamo. Buongiorno mon amor, ma che spettacolo è questa Portaventura? Un airone bianco. Playa Esmeralda. Guardate che strepitoso tramonto dietro le montagne. Qui siamo sul versante est, quindi non vediamo il tramonto diretto, però è un bellissimo tramonto. La Betty guarda all'orizzonte. È un posto splendido.